Ciao, oggi vi mostro come poter realizzare degli angioletti semplici come questi. Possono essere usati per moltissimi altri scopi, come per esempio dei chiudipacco, oppure nel mio caso io le ho utilizzate come calamite, anche da appendere al frigo o da regalare. Vi mostro come si realizzano. Allora, il cartamodello è solo questo tipo di ali che ho inventato io e che troverete nel sito www.craftonline.it, scaricabile gratuitamente sotto la foto di questi angioletti. Quindi partiamo con il disegnare questo tipo di ali su un panolenci stampato. Io li ho disegnati con la penna Friction, che è questa qui, la Friction, che è una penna cancellabile con il calore, trovate in tutte le cartolerie, è quella usata dai ragazzi che vanno a scuola, è cancellabile. Quindi fate il disegno dell'ala con questa penna direttamente sul dritto del tessuto. All'interno ho inserito un pezzo di ovata piatta per dare un po' di consistenza a queste ali, perché questo tessuto è tanto morbido. Quindi abbiamo anche il fronte e il retro praticamente uguale. Dopodiché parto con ritagliare lungo il bordo del mio disegno. Io l'ho già fatto e in questo caso qui a me piace far risaltare un pochino i bordi delle mie ali, perciò uso dell'inchiostro a tampone e sporco il bordo delle ali, così gli do un pochino di volume. Naturalmente nel mio caso sto usando un bordeaux perché i toni della stampa del tessuto stampato che ho scelto io appunto danno sul bordeaux. In questo caso qui l'ho fatto col colore giallo perché è un po' più tinta oro. Ecco. Ora parto con la testina, che è una sfera di legno da 30 mm, dipinta sempre con acrilico rosa. Il tipo di capelli è una nuova passamaneria che va abbastanza di moda adesso e sono questi tubolari di ciniglia, ce ne sono di colori diversi. Io adesso utilizzo il bordeaux perché sta bene con la stampa che ho scelto io. E il lavoro in realtà è molto semplice. Allora, mi aiuto con la colla a caldo, parto da dietro, vi faccio un segno giusto per capire, praticamente parto da dietro e faccio con la colla una mezza parentesi. Quindi parto con la colla, faccio questa specie di parentesi e comincio ad arrotolare il mio tubolare. Come vedete io vado davanti al buchino che c'è della sfera e faccio questo movimento tutto attorno. Questo materiale è abbastanza spesso, quindi si sta anche presto. Diciamo che per fare una testina come quelle che ho preparato io sono più che sufficienti 50 cm di tubolare. Giro tutto attorno fino a coprire l'intera testina. Lo schiaccio anche un pochettino, visto che è morbido, così non fa troppo spessore. E arrivo fino alla fine, chiudo tutto. Taglio. Ecco qua. E ora facciamo gli chignon. Allora, un nodo doppio, quindi 2 volte all'interno dello stesso pezzettino di tessuto, di cordoncino insomma. Ok, faccio un nodo doppio praticamente, taglio via questa parte qua e il resto del cordino, metto un pochino di colla e lo punto di fianco. Una, faccio lo stesso col pezzettino che mi è rimasto, quindi qua lavoro un pochino al limite, ma insomma non sprechiamo niente. Mi viene anche senza tanta fatica questo. Ok, lo stringo un pochino il nodo, faccio un nodo leggermente stretto, non è che deve essere tanto stretto perché altrimenti perdo il volume dello chignon. Ok, qui si attacca di tutto, perfetto.
e sporco con un pochino di colla qui. Scusate, lo giro verso di me altrimenti non la vedo. Perfetto, e così ho fatto i miei 2 codini. Adesso, sempre con la colla, passo ad incollare la mia testina. Allora, questi tipi di ali li ho fatte apposta, una è un po' più grande, una è un po' più piccola, una è un po' più alta e una è un po' più bassa, proprio per dare l'idea un pochino del movimento. Perciò la mia testina non è che la posizione è esattamente dritta, ma un pochino storta, e anche che guardi me, che guardi voi. Quindi sparo un pochino di colla qui e punto la mia testina, praticamente dritta. Schiaccio un po'. Ok. Ora, con circa 40 cm di pizzo alto 5, devo arricciarlo con una filza completamente. Io sono fortunata perché ho trovato un pizzo che è arricciabile. Quindi parto da una parte, tiro il filo. Se non trovate questo tipo di pizzo, va bene qualsiasi altro tipo di pizzo, solo che dovete fare la filza a mano, ma la procedura è la stessa. Qui trovo l'inizio. Ok, accompagno la ricciatura e la metto stretta, 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 non serve mantenere alcuna larghezza. La stringo proprio. Infilo un ago in uno dei 2 cappi. Forse, ecco. Uno. E fisso praticamente il filo del mio pizzo. Uno, e sfilo l'ago. Faccio lo stesso dall'altra parte. Infilo, ritiro un pochettino il filo perché nel frattempo si è allentato la mia ricciatura. Okay, tengo stretto con le dita la ricciatura e blocco il pizzo fissandolo così e sfilo via l'ago. Uso i 2 fili per agganciarli dietro la testa del mio angioletto. Faccio un nodo che passi bene dietro la testa, così, e taglio via l'eccedenza. Ok, accompagno un po' la ricciatura, la abbasso soprattutto, se no non mi si vedono le ali, così. Adesso faccio altro che applicarci un fiocco, un fiocchettino qui davanti, lo accorciamo un po'. Naturalmente che mantenga le tonalità del mio angioletto, in pratica quasi sotto la gola, così. Perfetto, ci disegniamo gli occhietti, che sono la parte più importante in realtà del progetto. Io lo giro un attimo verso di me. Allora, un ovale, un pochino piccolo all'inizio, poi se serve lo si ingrandisce, e l'altro. Io uso una penna gel, è una penna gel nera, anche questa si trova appeso nelle cartolerie, ed è perfetta per il legno, per il tessuto, per qualsiasi supporto perché non sbava. Facciamo una ciglia lunga e una corta col puntino, una lunga e una corta col puntino e 2 puntini sopra. Così. Ora le guance, usando del fard rosa. Una di qua e di là. Ok. E adesso ci facciamo i punti luce sempre con l'acrilico bianco ed un bulino. Quindi facciamo che guarda di qua, uno grande, uno piccolino, esattamente speculari. E poi ci possiamo fare la guancina, un puntino solo, un puntino grande, 3 puntini a piacimento. Ok, ora se volete usarli tipo per appendere all'albero,
È sufficiente metterci un filetto qui dietro, magari puntato sulle ali, e può essere appeso all'albero. Oppure ci si può mettere una molletta dietro e quindi diventano dei segnaposti. Nel mio caso ho voluto fare qualcosa di diverso e li ho fatti diventare delle calamite, che potrebbe essere una bella idea anche per le amiche. Quindi ho preso la mia calamita, ci metto un puntino di colla dietro, attacco la calamita e la nascondo con un cuoricino, un fiorellino, un pezzettino di tessuto uguale all'angioletto, insomma. Così non si vede e il lavoro viene finito bene. Così, questo è il retro, questo è il davanti. Ecco pronti i miei piccoli angioletti di Natale.